ho dovuto vedere la carta, si accorge che costruisci tu e ci spiega passo per passo come facciamo con la testa a farlo. Allora chiama costitutiva questa attività che ognuno di noi fa pensando, senti il calore nelle scarpe, ho fatto attività costitutiva di quale significato? Il calore nelle scarpe. Tutte queste cose, parole che ho dovuto dire, in qualche secondo le ho fatte io e sento il calore delle scarpe, ve lo dico. B, devi anche memorizzare queste cose, perché tu costruisci e non le perdi. Abbiamo imparato che lo chiamiamo ricordare. Quella è un'altra operazione che facciamo sempre noi, la memoria. Io posso ricordarmi 0541 370 704 il numero di Pino Marini, oppure adesso non lo sto ne vedendo, adesso chiudo gli occhi e se voi lo fate pensate a cosa avete mangiato ieri sera e voi siete capaci di fare questa cosa qui. Questa è l'attenzione che sta funzionando e sta andando a rifare le stesse operazioni che avete fatto ieri sera, solo che adesso siete qua. E abbiamo dato un nome a questa differenza, perché adesso siete qua, non siete lì, ad esempio, a mangiare. E quello, mentre eravate ieri sera, si mangiava. Stasera si ricorda che ieri sera si mangiava. Questa attività è la memoria. L'altra cosa grande e importante che ha imparato l'uomo nel corso del tempo è questa. Una volta che ha imparato, perché sono voluti migliaia di anni, si dice che l'uomo è da 100.000 anni almeno, l'uomo, la catena che non trovano fra la scimmia e l'uomo, però dice già i nostri più antichi antenati, quelli che ancora non usavano nemmeno il bastone, 100.000 anni, voi pensate quanti giorni, quante ore di tentativi, di cose, per me è plausibile. Una volta che abbiamo messo a fuoco la capacità di costruire i pezzi, che poi parliamo, che poi li buttiamo fuori, li abbiamo legati insieme. Anche quella è sempre l'attenzione cercata. Mettere insieme i vari pezzi è fare la correlazione, il pensare, lui usa una terminologia, correlare, vuol dire mettere insieme i pezzi che hai fatto con l'attenzione, non servono le mani, non servono gli occhi, sempre con la testa. Quindi il mio cane è bello, piuttosto che il sole splende nel cielo. È già un pensiero, perché tu devi costruisci dei rapporti con i pezzi che hai messo insieme. Il sole è splendente nel cielo. Hai dovuto costruire i singoli pezzi, perché potevi dire sole splendente invece piano piano l'uomo ha voluto dire il sole nel cielo è splendente e costruisce quei pezzi. Quello è il pensiero. Dentro questa cosa qui abbiamo imparato prima a fare e poi è venuto fuori e lo parliamo. La parola, il suono che voi sentite, è un'altra attività che sfrutta i famosi organi di senso che c'erano già prima. Nello sviluppo abbiamo detto che a un certo momento è venuto il sistema neurocentrale, ma gli organi di senso, il sistema periferico, fare i suoni, muovere gli occhi, correre, camminare, mangiare, digerire, quello si faceva, non è che perché penso vado di corpo, anche se poi, dice Ceccato, ci sono delle interdipendenze. Puoi pensare una cosa, pensate al succo del limone, a molti viene la salivazione. Quindi le parole, e quindi dietro le parole in realtà l'operare della mente, che non è altro che queste operazioni che facciamo, gli dobbiamo dare un nome, un soggetto grammaticale che si chiama mente. Non è che la mente è l'omunculus, è qualche cosa, sono le cose che facciamo noi. È come io che faccio così e faccio questo gesto. E chi pretende di venire qui e guardare le braccia e trovare il piegamento nelle braccia col microscopio, facciamo un'indagine approfondita, non lo trova il piegamento nelle braccia, perché il piegamento è il significato che abbiamo imparato a costruire noi facendo questo. E l'operazione è la funzione, e allora c'è una funzione, questo è l'organo, e io sollevo, ma posso anche torcere, posso battere, tutte queste robe qua. Il braccio è sempre quello. Trovi andando a scannerizzare con la tomografia computerizzata nel cervello, hanno trovato il posto dove quello è il pronome. Non funziona così, perché il pronome devi rendere conto che te l'hai dovuto costruire prima devi sapere cosa vai a cercare, prima devi sapere la funzione che stai cercando e poi cerchi l'organo. E il problema è complicatissimo, perché questo computer, che è l'organo, se uno vuole capire il computer lo può smontare, lo guarda, ma c'è un problema, che c'è un cavo, il cavo è attaccato al muro, il muro porta la luce, quindi a un certo punto devi decidere te dove vuoi interrompere l'analisi. Dici il computer funziona e mi dà le notizie, poi gli ingegneri, i
i tecnici vanno e smontano, ma quando fanno questo, inconsapevolmente ma l'hanno fatto, delimitano col pensiero, con la testa, tagliano fuori delle cose, come quando io decido di guardare il rosa e non guardare più il blu, voglio occuparmi del tatto, ma sono io che lo faccio, sono io che creo la funzione e vado a cercare qualcosa, perché dovresti anche allora interrogarti su ma il computer funziona perché è attaccata alla luce, allora anche la luce fa parte del computer e la luce da dove viene? C'è l'impianto qua che è una centrale elettrica che viene però servita dai camion con la benzina, cioè qui devi a un certo punto fare un taglio e decidere consapevolmente che hai fatto un taglio e che vuoi occuparti di questo e fai ricerche in tutti i campi, nella chimica, nella matematica, fai un taglio e in quel taglio consapevole sai che poi puoi andare avanti e fare altri tagli, collegare i vari tagli, e questa era quella che Ceccato chiamava la circolarità del sapere, è questo, e quella che cercano tutti, l'interdisciplinarietà. Dice, ma mi sembra di aver trovato lo strumento che la rende possibile, perché in ogni disciplina devi aver pensato prima, e se io ti spiego come fai a pensare, quella diventa la chiave per fare comunità insieme. Mettiamo insieme i chimici, i fisici, tutti, perché se ci troviamo d'accordo che siamo noi che pensiamo e cerchiamo di capire come facciamo,